Ciao ragazzi! In questo tutorial impariamo a risolvere le disequazioni fratte in cui compaiono fattori sia di primo che di secondo grado. Qualora aveste bisogno di un breve ripasso sulla procedura risolutiva delle disequazioni fratte e con prodotti contenenti fattori di primo grado, vi rimando ai video numero 6 e 7 della playlist Algebra 1, che potete facilmente trovare cliccando sul link qui sotto, nella descrizione di questo video. Molto importante per introdurre questo argomento è anche il video sulle disequazioni con prodotti, contenuto in questa stessa playlist e linkato qui sotto. In quest'ultimo video abbiamo visto come si rappresentano tutti i possibili risultati di una disequazione di secondo grado sulla retta orientata. Per comodità vi ho riportato qui lo schema riassuntivo. Iniziamo subito con un primo esempio. La disequazione fratta che ci viene proposta è già pronta per essere risolta, poiché si trova in questa forma: un'unica frazione a sinistra del simbolo di disuguaglianza e lo 0 a destra. Indichiamo con n e con d rispettivamente il numeratore ed il denominatore della frazione algebrica di sinistra. Poniamo ora il numeratore maggiore o uguale a 0, poiché nella disequazione iniziale è presente anche l'uguale, ed il denominatore maggiore di 0. Dobbiamo sempre ricordarci che per risolvere una disequazione fratta o una disequazione con prodotti non dobbiamo mai osservare il verso della disequazione iniziale, ma dobbiamo porre ogni fattore in essa presente maggiore o maggiore o uguale a 0. Nelle disequazioni fratte il denominatore va posto sempre maggiore di 0, poiché non è possibile mettere l'uguale al denominatore, mentre per quanto riguarda il numeratore, questo va posto maggiore oppure maggiore o uguale a 0 a seconda che nel verso della disequazione iniziale sia presente o meno l'uguale. Risolviamo ora le due disequazioni appena scritte. Per quanto riguarda la prima disequazione, troviamo un discriminante positivo uguale a più 9 e due soluzioni distinte, più 1 e più 4. Siccome il verso presente nella disequazione è maggiore o uguale, la disequazione è soddisfatta per i valori esterni alle due radici, e cioè per x minore o uguale a 1 e x maggiore o uguale a 4. Risolviamo ora la seconda disequazione. Ci accorgiamo subito che la x quadrato ha coefficiente negativo. È dunque opportuno cambiare tutti i segni ed il verso della disequazione e riordinarla. Otteniamo così la disequazione scritta in forma normale e dobbiamo ricordarci che per scegliere l'insieme soluzione dobbiamo guardare il verso di questa disequazione, cioè il verso della disequazione in cui il coefficiente a è positivo. Risolvendo questa seconda disequazione troviamo ancora un discriminante positivo uguale a più 64 e due soluzioni distinte, meno 1 e più 7. Siccome è presente il verso minore, la disequazione è soddisfatta per i valori interni alle due radici, e cioè per x compreso fra meno 1 e più 7. Rappresentiamo ora questi due risultati sulla retta orientata. Riportiamo i quattro valori numerici trovati in ordine crescente da sinistra verso destra sulla retta e, per quanto riguarda la prima disequazione, dobbiamo apporre due pallini pieni in corrispondenza del più 1 e del più 4, poiché è presente l'uguale, e tracciare due linee continue verso l'esterno dei due valori, mentre all'interno mettiamo dei tratteggi. Per quanto riguarda invece la seconda soluzione, dobbiamo apporre due pallini vuoti in corrispondenza del meno 1 e del più 7, poiché non è presente l'uguale, e congiungere i due pallini con un segmento, poiché la seconda disequazione è soddisfatta per i valori interni alle due radici. Calcoliamo ora i segni del prodotto. Nel primo settore è presente solamente una linea tratteggiata, 1 è un numero dispari e dunque apponiamo un meno. Nel secondo settore non è presente alcuna linea tratteggiata, 0 è pari e dunque apponiamo un più. Proseguendo allo stesso modo, qui è presente una linea tratteggiata, dunque meno, in questo settore 0 e dunque più, ed infine in questo settore una sola linea tratteggiata e dunque meno. Osservando ora il verso della disequazione iniziale, minore o uguale, capiamo che dobbiamo scegliere gli intervalli in cui è presente un meno, poiché in tali intervalli la nostra frazione algebrica è negativa e dunque è minore di 0.
Possiamo ora trascrivere il risultato. La nostra disequazione fratta è soddisfatta per i valori di x minori di meno 1, per i valori di x compresi fra 1 e 4 e per i valori maggiori di 7. Manca ora l'ultimo controllo sui pallini. Siccome in corrispondenza del più 1 e del più 4 i due pallini sono pieni, dobbiamo mettere l'uguale al più 1 e al più 4, mentre al meno 1 e al 7 non va messo l'uguale poiché i pallini corrispondenti sono vuoti. Siamo dunque giunti al risultato finale. Come abbiamo potuto vedere, la procedura risolutiva è molto simile a quella delle disequazioni con prodotti, con l'unica differenza che, in presenza dell'uguale nel testo della disequazione, l'uguale va messo solamente ai termini presenti nel numeratore e mai ai termini presenti nel denominatore. Se invece nel testo della disequazione iniziale non fosse presente l'uguale, la procedura risolutiva sarebbe identica a quella vista per le disequazioni con prodotti. Descriviamo ora brevemente la procedura risolutiva. Per risolvere una disequazione fratta, innanzitutto bisogna scriverla in questa forma: un'unica frazione a sinistra del simbolo di disuguaglianza e lo 0 a destra. A questo punto, se nel testo della disequazione sono presenti il verso maggiore oppure minore di 0, si pone ogni fattore presente nella disequazione maggiore di 0, mentre se nel testo della disequazione sono presenti il verso maggiore o uguale oppure minore o uguale a 0, si pone ogni fattore del numeratore maggiore o uguale a 0 e ogni fattore del denominatore solamente maggiore di 0. Successivamente si scrivono le disequazioni così ottenute in forma normale e si risolve ogni singola disequazione. Si rappresentano poi i risultati ottenuti sulla retta orientata, ricordando le convenzioni adottate per quanto riguarda i pallini pieni, vuoti, le linee continue e le linee tratteggiate, e si contano le linee tratteggiate presenti in ogni intervallo, ricordando che se il numero di linee tratteggiate è pari, si appone un più, mentre se il numero di linee tratteggiate è dispari, si appone un meno. A questo punto si osserva il verso della disequazione e si sceglie l'insieme soluzione. Se è presente il verso maggiore oppure maggiore o uguale, si scelgono i più, mentre se è presente il verso minore oppure minore o uguale, si scelgono gli intervalli in cui è presente un meno. Per concludere, si scrive il risultato e si controllano i pallini, apponendo un uguale in corrispondenza dei pallini pieni. Risolviamo ora un nuovo esercizio. La disequazione che dobbiamo risolvere presenta due fattori al numeratore e due fattori al denominatore. In questo caso è superfluo separare il numeratore ed il denominatore, ma è sufficiente porre ogni fattore presente al numeratore maggiore o uguale a 0 e ogni fattore presente al denominatore solamente maggiore di 0, poiché dobbiamo ricordarci che al denominatore non va mai posto l'uguale. Ricordate dunque, non dobbiamo mai svolgere i calcoli in parentesi, poiché il grado della x si alzerebbe e la disequazione diventerebbe molto più difficile da risolvere. Dopo aver posto tutti i fattori presenti nella disequazione maggiore di 0, siccome nella disequazione iniziale è presente l'uguale, mettiamo l'uguale solamente ai termini presenti nel numeratore. Risolviamo ora le singole disequazioni. La prima è una disequazione di primo grado e dunque è sufficiente portare il 2 a destra cambiandolo di segno. La seconda è una disequazione di secondo grado con discriminante positivo, con soluzioni meno 1 e più 4, e siccome è presente il verso maggiore uguale, è soddisfatta per i valori esterni alle due radici, e cioè per x minore uguale a meno 1 e x maggiore uguale a 4. La terza disequazione è già risolta, mentre la quarta disequazione, la cui equazione associata è pura, presenta le due soluzioni meno 5 e più 5 e siccome è presente il verso maggiore è soddisfatta per i valori esterni alle due radici, e cioè per x minore di meno 5 e x maggiore di 5. Rappresentiamo ora i risultati trovati sulla retta orientata. Dopo aver disposto sulla retta i 6 valori numerici trovati in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentiamo la prima soluzione apponendo un pallino pieno in corrispondenza del più 2 e tracciando una linea continua verso destra. Dalla parte opposta mettiamo una linea tratteggiata.
Per rappresentare il secondo risultato, apponiamo due pallini pieni in corrispondenza del meno 1 e del più 4 con due semirette continue verso l'esterno dei due valori. All'interno mettiamo una linea tratteggiata. Per rappresentare invece gli ultimi due risultati, procediamo come in precedenza, apponendo però dei pallini vuoti, poiché in essi non è presente l'uguale. Calcoliamo ora i segni del prodotto, ricordando che quando le linee tratteggiate presenti in un intervallo sono pari, come in questo caso, in cui sono 2, si appone un più, mentre quando le linee presenti in un intervallo sono dispari, come in questo caso, 3, si appone un meno. Procedendo così abbiamo 4 linee tratteggiate pari più, 3 linee tratteggiate dispari meno, 2 linee tratteggiate pari più, una sola linea tratteggiata dispari meno e nessuna linea tratteggiata pari più. Osserviamo ora il verso della disequazione iniziale, è maggiore o uguale. Dobbiamo dunque scegliere gli intervalli in cui è presente un più. Per concludere, possiamo scrivere il risultato ricordandoci di mettere l'uguale in corrispondenza dei valori in cui è presente un pallino pieno, e cioè in corrispondenza del meno 1, del più 2 e del più 4. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial risolveremo alcune disequazioni fratte analizzando gran parte delle situazioni che ci si possono presentare quando affrontiamo esercizi di questo tipo. Vi aspetto! Ciao!